Ragazzi, buongiorno, oggi sono veramente carico perché sto andando da un amico che ha creato il suo brand di racchette da padel. Oggi me le fa provare, vediamo cosa sta portando avanti e sono anche curioso di chiedergli come si crea una cosa del genere. Vai con la nebbia padana! Io ho una partita con Matteo. Piacere. Buonasera. Le racchette? Guarda che spaziale. Io non sono qua per le racchette, in realtà sono qua per il panettone, perché side business mi paga in Pandori. La famiglia fa i panettoni, pasticcerie, pane. Doppia pubblicità. Pubblicità. Vamos. Beh, innanzitutto abbiamo fregato lo spazio e siamo riusciti a fare il video, che è già qualcosa. Certo. Io l'ho provata ieri questa e oggi questa. Certo. A me piace di più questa, a te piace di più questa. Sì. Il prezzo al listino, questa quanto? Allora, questa è 2,19 e questa 189. Ah, ok, prezzo quindi listino. ok, e cosa cercavi di arrivare? Allora, abbiamo cercato di fare due racchette non troppo facili. Volevamo prendere una fascia di livello un po' alta. Ok. Ti dico, si sente perché sono entrambe molto molto dure. Allora, abbiamo usato su tutti e due un Soft Eva 15, quindi non il più morbido, però tendente al morbido. Qui abbiamo un 12K, sempre con nido d'ape, e qui sempre nido d'ape, però un 3K, quindi un po' più dura. Diciamo che questa racchetta a diamante non spinge quanto dovrebbe, cioè nel senso, ha una buona potenza ma non come tutte le altre, però a favor suo c'ha una morbidezza secondo il mio parere e altre persone che l'ho fatta provare, altri maestri, molto confortevole rispetto alle altre un po' più secche. Invece questa, la Fusion, è un attimino un diamante goccia con una grandissima maneggevolezza. No, questa l'ho sentita veramente comoda. E io l'ho provata, l'ho testata un po' di partite e a mio parere questa è una racchetta che bisogna dargli un attimino un po' più di nervo sul colpo, cioè esce la palla più facilmente rispetto a questa, che questa invece resta un po' più sul piatto. Questa è una sensazione mia personale e io preferisco questa per questa sensazione, però maneggevolezza questa è indiscutibilmente la migliore. Come mai questo logo, questi colori, se posso chiederti? A me piace molto di più questa come stile. Mi piace di più l'opaco però, perché è più minimalista, però ovviamente sono gusti. Allora, eravamo molto indecisi sulla scelta, io e il mio collega. E quanto ci avete messo a farle più che altro? Noi siamo partiti con l'idea a gennaio di quest'anno. Ok. E quindi un anno? Sì, tra scelta del disegno, scelta dei materiali, delle gomme, delle forme. Là ci è voluto anche perché dopo le hanno fatte, mi sono arrivate, le ho testate. E producete in Cina, immagino? Sì, in Taiwan, sì, ci appoggiamo a una fabbrica dove si appoggiano altri grandi marchi, adesso ovviamente non si può dire il nome. Chiaro. Lavora molto bene perché ne abbiamo contattate 3 e devo essere sincero, mi sono arrivate 3 qualità completamente diverse. Visto che volevo partire bene ho scelto di prendere quella più alta. La racchetta è ottima, sono sicuro che chi è a medio-alto livello la amerà, chi è principiante, chi sta iniziando la farà troverà, più fatica. farà più fatica, certo. perché ha poca salita di palla. Infatti nel 2022 un nostro obiettivo sarà di far uscire la nostra terza pala. Sì. Sarà una pala un po' più di livello medio, quindi forma o goccia o rotonda, con un peso comunque sui 360-365 e devo cercare di trovare il mix perfetto tra il carbonio e l'Eva Soft. Ecco. Ma tecnicamente il carbonio è più duro di questo? Tra 3K e 12K questo carbonio è più duro? È più morbido. È più morbido? Più K ci sono, più morbido è. Sì? Perché si allarga la fibra. Ah, ok. Qua è più fitto, quindi più stretto, è più rigido. Anche altre racchette, per esempio la Nox che ho provato o anche le Adidas che hanno tutti questi passaggi, cioè questa fibra di carbonio larga a 18K, la palla è molto più morbida, molto più pastosa, la senti molto là. Sì. Io adesso sto giocando con la Nox che è 18K e la Vertex 3. Questa deve essere... Questa è un 12. 12, guarda, si vede la grandezza dei quadratini. Sì. Questa e questa sono sappiate. Sì. Vedi la differenza? Invece qui ormai è andata via da quanto l'ho usata. Sì, infatti questa aiuta molto la rotazione. Sì. Abbiamo provato a mettere questo nido d'ape che praticamente, se tu noti, è uguale a questo. Sì.
ok? Però qui c'è anche la sabbiatura all'esterno. Questa l'ho provata, molto leggera, molto maneggevole, semplice, più semplice sì, no, molto sicuramente più di queste semplice. due, confortevole, anche qui non la sento mia, cioè nel senso, Certo. per me non so, è No, troppo questa è facile. molto più morbida di Sì, queste due. Sì, indubbiamente. Prossimi progetti, quindi prossima racchetta un po' più morbida. Come sei arrivato a fare racchette da padel? So che giochi a tennis. Sì, io arrivo dal tennis. Quando ho smesso di giocare a livello internazionale ho cominciato a fare l'istruttore, ho fatto Sì. il corso della FIT e sono diventato istruttore di primo grado di tennis e anche di padel. Mi sono innamorato subito di questo sport, però ti ripeto 4 anni fa, quindi ancora era proprio alle basi, Certo. cioè qui c'erano soltanto veramente pochissimi giocatori e lo conoscevano veramente in pochi, arrivava dalla Spagna. Ci ho giocato 2 o 3 mesi e mi è venuta l'idea, ho detto beh, visto che io sono un amante di racchette da tennis e ne so molto su quanto riguarda le racchette da tennis, ho detto proviamo a fare qualcosa sul padel. Chiaro. E quindi quest'anno a gennaio abbiamo avuto l'idea, ci siamo messi a lavorare un attimino tanto, per quasi 8-9 mesi di lavoro. Chiaro. A novembre siamo usciti col nostro store, adesso l'obiettivo, come ti dicevo già, nel 2022... Beh, io sono curioso, dato che avrei visto più o meno tutti i prezzi di tutte le racchette di produzione e quant'altro. Posso chiederti quanto può costare una racchetta di questo genere a produzione, più o meno? Devi tener conto anche la quantità dell'ordine. Chiaro, per più ordini ovviamente. Ovvio, là incide molto. Fai un conto che di base una racchetta su un 18K, 12K con un soft EVA 13-15, con la superficie 3D, la sabbiatura, un certo peso, una certa qualità, iniziamo a partire dai $40 in su. Ok. Fino ai $70. Ok, $70, esclusa ovviamente spedizione, tutto Sì, tutto poi il ovviamente resto. dipende la quantità che tu ne Chiaro, ordini, perché chiaro, sicuramente chiaro. che se ne ordini 1000 Ma costa di più fibra più dura o più morbida? costa di più fibra più morbida. Fine- Il 18K costa quasi $20 in più del 3K. Ah, ok, quindi la fibra più morbida costa di più. Sì. Mentre per quel che riguarda l'interno? Per quanto ci riguarda abbiamo avuto lo stesso prezzo su tutte e 3 le fabbriche. Ah, ok. E più cose aggiungi, più ti Quindi costa. la differenza principale è la fibra che ci Sì, va a mettere sopra? Sì, è la fibra Ok. di carbonio, certo. Solo la fibra ti fa variare tantissimo il prezzo di produzione? Sì, ok, solo la quindi fibra. più K hai, più ovviamente costa. E ovviamente la sabbiatura costa di più e... Sì, gli extra costano sempre di più. Sì, beh, Se quello vuoi è chiaro. il manico più lungo, se vuoi il nido d'ape, cioè la superficie 3D, che superficie 3D vuoi, lo spessore della superficie 3D, costa tutto un po' di più. Quanti colori sulla racchetta, che colori, Sì. cioè nel senso la differenza incredibile. Questo è un argento a laser, Ok. questo è argento a stampo. Ah, $180, $350. Porca boia. C'è una differenza incredibile. Ok, Sui chiaro. pezzi totali, Sì, sì, però ovvio, renditi ovvio. conto che differenza c'è, Sì. che sembra incredibile. Però è chiaro. Questo è nettamente meglio perché vabbè, ok, lucido, riflette, un'altra categoria. Ma comunque se uno vuole risparmiare può risparmiare. Ma voi siete partiti fin da subito con l'idea di fare una racchetta medio-alta o... Sì, non volevamo prendere un range di persone di livello basso ancora, volevamo partire medio-alto. Ok, chiaro. Per poi al massimo scendere un attimino. 2022 che manca pochi giorni, ci sarà la nostra terza pala. Quindi la state già... Io ce l'ho già in mente, Ok. devo decidere, gli accoppiamenti di colori ce li ho già, devo Ok. solo scegliere precisamente forma e Sì. i materiali, il mix di materiali da fare, metà anno l'idea era. E poi volevamo fare una linea d'abbigliamento molto semplice. Sì, beh, la maglia che è addosso è molto bella in realtà. Infatti abbiamo fatto dei test, la maglia, 2 maglie e un paio di pantaloncini per vedere com'erano e devo dire la verità, mi sono piaciuti subito, soprattutto i pantaloncini sono bellissimi e infatti mi sa che concluderò. Ottimo. E poi un'altra cosa che mi piacerebbe fare, le palline. Abbiamo un grande dubbio, lì c'è un discorso di certificazioni. Ah, Ti parlo schietto. sì, no, beh, cioè, C'è un problema di certificazioni, ci sono le palle certificate che Sì. costano una bella cifra Sì. rispetto a quelle non certificate, che cambia Ok. pochissimo. Prendi 2 mercati diversi, se vai su quelle certificate hai il mercato totale, però sei a livello della Head, sei a livello della Drop, della Bull Paddle, della Adidas che fa le palle. Se vai su una palla non certificata allora prendi tutto quell'ambiente nei circoli dove cesti privati,
Ok. Dove non fanno tornei e quindi non c'è l'obbligo della certificazione della palla certificata. Ok, E però quindi, non bisogna di migliaia di palle. bravissimo, Ok. e allora puoi star basso di prezzo. Certo. Gli puoi dare una mano. Questo è il nostro dilemma che spero che riusciamo a venirne fuori. Da tennista volevo chiederti, perché io sento un'impugnatura molto larga. Quanti overgrip hai messo qui e lì? Allora, qui ce n'è soltanto uno. Solo uno? Sì, La e sento sono, larga. e sono anche tirati. Ah, ok. Non sono Quindi probabilmente appoggiati. io toglierei tutto e giocherei solo con... Ti piace più piccolo? Mi piace più stretto, sì. Certo, io questo mio aspetto lo sto ancora decidendo, devo Ok. essere sincero. Io le ho provate tutte, ho provato anche... Hai provato l'Esacore? No, non mi è piaciuto sulle racchette da tennis, odioso. Non riesci a cambiare impugnatura con No, l'Esacore? non so, non mi è piaciuto anche perché a tennis non stringo con tutte le dita uguali. Sai che essendo a pezzettini uno mi si stringe un po' di più, uno mi si stringe un po' di meno, Ok. e non ho sempre la stessa impugnatura in mano. Invece Ok. su quello semplice prende la mia forma, che poi non so se l'Esacore è fatto apposta, però comunque non mi sono trovato. Ok, capito. Ho avuto più una buona sensazione con questo, ecco, diciamo. Vabbè, buona fortuna. Grazie mille, gentilissimo. Ci vediamo in Proverò campo. la terza pala. Ci vediamo in campo sicuramente, grazie mille.